Carissimi, buongiorno dal Sacro Monte di Varese. Mi trovo sulle pendici del Parco Regionale del Campo dei Fiori, in uno dei 9 sacri monti distribuiti tra Lombardia e Piemonte, il terzo che visito dopo Belmonte e Varallo. Ho deciso di venire qua perché Varese si trova più o meno a un'ora di treno da Milano. Poi il video uscirà un po' dopo, ma è inizio marzo, è una bella giornata, anche se purtroppo c'è un po' di foschia. Quindi mi sembrava un'ottima tappa per questo periodo. Il complesso che vi farò vedere è patrimonio UNESCO dal 2003 e nacque tra la fine del 500 e il 1623, quando il vescovo di Milano Carlo Borromeo promosse la creazione di questo percorso che dovrebbe, ricordare un pellegrinaggio simbolico verso la Terra Santa. Il cammino è lungo circa 2 km e è formato da 14 cappelle barocche. Si inizia a vedere in lontananza il borgo medievale a 850 metri di altitudine di Santa Maria del Monte. Mi sono lasciato alle spalle il santuario e il cimitero, perché questa è stata solo la prima parte della camminata che farò oggi. Infatti mi sto addentrando nel parco regionale Campo dei Fiori, che domina tutta l'area di Varese con delle montagne che superano i 1200 metri. Il parco è stato istituito nel 1984 e io punterò ad arrivare al Forte di Orino. C'è anche una gara di, penso, trail running. Guardate quanti alberi caduti e poi tagliati. Un bel disastro anche qua. Sono arrivato all'ex funicolare, chiusa ovviamente, e qua c'è anche l'albergo recintato, peccato perché all'interno era molto carino da vedere. Allora, mi
mi mancano ancora 5 km per il forte. A questo punto non so se lo raggiungerò, perché 5 km più o meno un'ora e 20 è segnato, e vuol dire che arriverei là verso le 15 e quindi di ritorno più o meno alle 18. Il fatto che ancora di Varese non ho visto nulla, quindi forse non raggiungo il forte, tanto comunque come costruzione in sé non dovrebbe essere nulla di che, diciamo. Preferisco a quel punto forse vedere un po' di più di Varese. Paesaggio bello, ma ovviamente gli alberi sono spogli e poi c'è questa foschia che copre tutto, peccato. Tra l'altro là c'è l'osservatorio, mentre qua c'è stato tutto un disastro, veramente precipitazioni e vento. Alla fine sto arrivando fino al forte, perché sto impiegando molto meno del previsto, mi mancano meno di 2 km. Sono arrivato al forte, avrei dovuto metterci molto di più, sarei dovuto arrivare alle 15, sono arrivato alle 14:20. Siccome era tutto piano ho accelerato un po'. C'è un po' di casino perché è anche l'arrivo della corsa campestre. Comunque sto tornando indietro, sono 9 km e mezzo per raggiungere la prima cappella, quindi più o meno 2 ore e mezza, 3 ore più o meno. Per chi volesse fare questo mio stesso percorso, sono circa 15 km tra andata e ritorno, dislivello sui 300-400 metri, quindi non è nulla di infattibile. Ho visto persone di qualsiasi tipo percorrerlo. L'unica cosa, vi consiglio di farlo un po' più in là, verso primavera inoltrata almeno, ma anche autunno dovrebbe essere molto carino. Invece di farla a piedi da Sacromonte, come ho fatto io, un'altra possibilità è di arrivare a Sacromonte in macchina, così si salta anche, diciamo, la parte un attimo più complicata, più disconnessa del sentiero. Sono ritornato a Santa Maria del Monte e visto che ci ho messo pochissimo, ci ho messo 1 ora e 10 invece di 2 ore e mezza, 3 ore, e ho tempo anche per visitare un po' Varese. Sono tornato in città e starò molto poco, 1 perché ho il treno, 2 perché il centro è molto piccolo. Passerò sicuramente dai giardini estensi, dal Palazzo del Pretorio e dalla Basilica, però sinceramente non mi sono segnato altro. Quindi io vi ringrazio di essere rimasti fino alla fine e vi do appuntamento mercoledì prossimo, sempre alle 18. A presto!